nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Ben ritrovati a tutti qui su Radio Rossonera, ben ritrovati a Mattino Milan, il Mattino Milan del derby. Tra poche ore si torna in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro, si riparte dalla 1-1 dell'andata con in casa questa volta l'Inter. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Il derby è tra poche ore, il like a questo video invece è immediato, quindi cliccate subito il pollicione all'insù, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciateci un commento, grazie a tutti quelli che lo fanno, potete anche abbonarvi, vi voglio bene, non mi interessa quasi nulla del derby di stasera, chi se ne frega, la stagione da buttare, facciamo i casting per il DS, non so davvero dove sbattere la testa, questo Milan ormai è una tragedia, posso andare avanti così per ore, sembro un video TikTok della I, però lasciate sì. Ah no, dai, c'è la partita. Allora, facciamo così, per 24 ore mettiamo in pausa un secondo i nostri deliri, societari, allenatore, direttore sportivo, eccetera, perché tanto, siccome non è che sceglieranno oggi, né domani, né dopodomani, avremo modo per tornare a parlarne di tutto quello che sta accadendo, Tare, Sarri, Allegri, D'Amico e compagnia cantante. Parliamo un po' di derby. Parliamo un po' della partita di questa sera. Velocemente le probabili formazioni, così se per caso qualcuno si chiede chi gioca, almeno lo sa. Maignan in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Reinders, Teo Hernandez, Pulisic, Ebram e Leao. Come avevamo detto è praticamente la stessa formazione, ma con dentro Rami e Ebram. Per il resto non cambia praticamente niente rispetto alle ultime due. Dall'altra parte l'Inter fa un turnover molto, cioè, diciamo così, relativo, nel senso che vabbè, Martinez va in porta perché è il portiere di Coppa, Pavard a destra, De Vrij a sinistra, in mezzo con Bastoni a sinistra, quindi no a Cervi, però insomma c'è De Vrij che è un paratitolare. Darmian a destra e Frattesi al posto di Barella, ma aspetterei comunque a dar fuori Barella. Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco con Correa in vantaggio su Taremi per affiancare Lautaro, visto che il buon Thuram è infortunato. Queste sono i probabili 22, insomma non ci sono grandissime novità all'orizzonte, anche perché l'Inter non avendo la partita sabato, ma avendola domenica, magari qualcosina in più metterà in campo di titolari. Sì, sì, perché comunque la partita non è così ravvicinata, mi fa ridere, mi fa piacere comunque sapere che dovevamo praticamente spostare i funerali del Papa pur di far giocare l'Inter contro la Roma. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo sulla questione bloccare il campionato, fermare il campionato, rinviare le partite per la morte del Papa e i funerali del Papa. Ognuno ha la sua idea e ci mancherebbe altro. Non sto dicendo questo. Mi ha fatto molto ridere ieri tutta la pantomima legata all'Inter che aveva la deroga sul giocare al sabato contro la Roma, quando tutti gli altri invece non dovevano giocare, cioè dovevano giocare la domenica. No, vabbè, a parte questo, hanno un giorno in più fino alla sfida contro la Roma, che sarà alle 15 a San Siro, e quindi magari mettono qualche titolare in più, soprattutto in difesa. Poi c'hanno il Barcellona, quindi comunque loro i conti con questi 3 impegni li devono fare. Thuram è fuori, Dumfries è ancora fuori, l'infortunio è più serio. La partita con la Roma è importante perché se non vince il Napoli vince, ti va sopra a 4 giornate alla fine e son poche. E a quel punto lì poi hai anche il Barcellona. È una situazione non semplice che io personalmente vorrei vivere, perché sei dentro tutto Vedi a te.
3 di aprile, quindi sarebbe anche bello, però non semplice da gestire. No. Quello no, insomma, vedremo cosa succederà questa sera. Il Milan si gioca praticamente tutto o quasi in questa serata, per questo si diceva che è abbastanza importante al di là di tutto, perché comunque il campionato, anche delle parole di Conceição, mi ha dato un po' l'idea che sia stato messo veramente in iper secondo piano, dopo la sconfitta di domenica. Ci giochiamo praticamente tutto qui per andare in Europa League e poi ci giochiamo il campionato per A, non fare brutte figure, e B, nel caso un posticino in Europa in extremis. Però stasera veramente ci giochiamo una finale e un posto in Europa, perché con le probabilità il Bologna ci va in Europa. Sì, rischia di essere anche l'Europa quella importante per il Bologna. Ma va bene, ne parleremo tra poco ancora. Volevo fare un piccolo passaggio su un'intervista che è uscita oggi su Gazzetta a proposito dei derby, di uno che nei derby ha segnato e anche bene, anche belli tra l'altro, il buon Ruud Gullit, che non si è tenuto. Milan senza DNA è riconoscibile, ma con la Coppa salva la stagione. L'ex rossonero dice il diavolo deve ritrovare la sua essenza, l'Inter invece ha una filosofia precisa. Tra le altre cose, dice a un certo punto, se il Milan vuole salvare la stagione deve vincere la Coppa Italia, perché è un trofeo, perché apre le porte dell'Europa League, che al momento sono chiuse. Lo so che parlando di titoli quest'anno è arrivata anche la Supercoppa, ma quella è stata una sorpresa e non dico che sia stata dimenticata, ma è isolata, è un ricordo. I tifosi non sono felici, non sono contenti del gioco della squadra, un po' come succede al Chelsea, un altro club al quale sono affezionato. Anch'essi in mano a proprietari americani che al momento in cerca del proprio DNA. I tifosi si chiedono cosa sta succedendo? E continua. Futuro rossonero come lo vede? Sinceramente non lo so. Sono stato lì prima di Natale per la partita col Genoa, è stato orribile, orribile. Il milanista fatica a accettare questa realtà, non la riconosce. Parlavo di DNA perché è fondamentale per ritrovare la tua essenza, il gioco che fa parte della tua identità. Vabbè, poi è andato avanti parlando di Liverpool. Il Milan deve decidere cosa vuole essere, poi prendere allenatori e giocatori per mettere in pratica questa idea. Io me li ricordo i 3 olandesi alla festa del 125esimo entrare per credo un minuto e 15 forse, neanche essere nominati, salutare, arrivederci e uscire. Ovviamente fa riferimento a questo e allo stadio. Che sono stati l'highlight della serata, cioè nel senso, meno male che c'è stato quel minuto di loro 3, mi verrebbe da dire. Sì, perché in realtà loro sono anche entrati un pizzico prima rispetto agli altri, cioè gli altri se ne erano entrati in un gruppo tipo gruppo vacanze, così tutti insieme appassionatamente. E, insomma, lo diciamo spesso, il problema del Milan è, come ha detto lo stesso Ruud, è alla base, cioè possiamo anche stare qui a ragionare su un allenatore migliore di un altro, un giocatore migliore di un altro, una parata, un tiro, un gol migliore di un altro, ma se non risolviamo il problema che sta alla base, cioè cos'è il Milan adesso? Chi è il Milan adesso? E cosa vuol fare il Milan adesso? Fin quando non risolviamo queste 3-4 domande basiche, possiamo mettere chiunque che si brucia, come abbiamo visto negli ultimi 12-24 mesi. Sì, giocatori, allenatori, cioè tutti si sono un pochino spenti, un pochino, chi più chi meno, tutti si sono spenti e io sono contento che persone di questo calibro rilascino certe interviste. Perché magari un tifoso "medio", tra virgolette, no, può ascoltare noi, magari per caso, e può dire: "Ma sì, ma guarda 'sti 2 cretini, ma cosa ne sanno?" Posto che se uno ci segue quotidianamente capisci che magari qualcosa ne sappiamo. Però potrebbe dire benissimo: "Ma sì, ma guarda 'sti 2 cretini, cosa ne sanno?" Vabbè. Ma se te lo sbatte in prima pagina Ruud Gullit, che di calcio proprio un dito dovrebbe intendersene, e di Milan pure, forse qualcuno, anche i più scettici, iniziano a capire, mi verrebbe da dire. Quindi io son ben vengano queste interviste in cui chi ha fatto la storia di questi colori, chi è stato protagonista a caratteri cubitali, colpiti del Milan, ti venga a dire oggi una schifezza. Ma meno male ragazzi, meno male. Velocemente altre 3-4 considerazioni, prendendo spunto da Gazzetta. Conceição ieri ha fatto la conferenza, si riparte al 3-4-3, giochiamo ancora una volta contro una difesa a 3 per la terza volta consecutiva, dopo Udinese e Atalanta affrontiamo l'Inter
insomma, vedremo un po' come andrà. Sono tutti difese 3 un po' diverse tra di loro, anche come atteggiamento, sistema e quant'altro. Però, insomma, ci rimettiamo a 3 ancora una volta, va bene. Gazzetta poi fa un focus su chi guida in mezzo, va bene. E ovviamente non poteva mancare il vincere e salutare. È chiaro, adesso lo Matteo paragoniamo Hernandez. ad Arnautovic. Beh, mi sembra corretto. Ma ragazzi, Tanto che Arnautovic 36enne va via dopo un paio di stagioni, 2 o 3, quelle che sono, e invece Teo che non gli viene sottoposto al rinnovo, va bene così, è giusto che va, vabbè, ma è giusto così. Invece dobbiamo proprio mettere in testa, fin quando nessuno dice niente, ma possono farli veramente tutto quello che vogliono, va bene così ed è giusto così. Han potuto cacciare i dirigenti, i giocatori, han distrutto il Milan, adesso mandano via gli altri e nessuno dice niente? È giusto così. È giusto così. Caro Henry, noi ci ritorniamo tra poco in realtà, perché c'è Lance, Talk, a poche ore dalla partita, quindi è quasi una sorta di prepartita. Poi, come al solito, alle 23, sempre che non si pareggi e quindi se non si va dai rigori, c'è il post partita, scusate, i supplementari e poi i rigori, c'è il post partita. ti prego, Henry, no? A Lunch vi aspetto anch'io. Oggi siamo io e Leonardo Menini, quindi si prospetta una puntata di Lunch esotica. Ecco. a dopo. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.